Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di aprile 2024. Ok, abbiamo la carta del Papa, amici del cancro. Quando c'è il Papa si parla sempre di qualche momento spirituale, di qualche tipo di ufficializzazione, piuttosto che di qualche contratto davanti alla società. È una carta che fa anche riferimento ai matrimoni, quindi ai contratti ufficiali, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo ed è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste ragazzi sono comunque letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, l'amore piuttosto che gli amici. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e vi do come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda nello specifico le letture di singole coppie, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, vediamo un po' che energia c'è per la seconda parte. Ok, allora abbiamo la stella, un asso di coppe, ho intravisto un asso di denari, cinque di denari, 10 di bastoni, 3 di spade, là, 4 di spade, 7 di spade, carro. Ragazzi, l'energia non è delle migliori, le sono cominciate a scrivermi nei commenti. È sempre così, va sempre tutto male. No, sono momenti, sono periodi e dipende sempre tutto da come uno affronta la situazione, ok? Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi così vi do delle sfumature un po' più precise, ma qui ho come la sensazione che manchi un input. Avete due assi al contrario, anche la stella, come se ci fosse un'energia di inizio che è un po' incastrata, che è un po', come vi posso dire, sì, da spronare. Andiamo a vedere la stella. Che interessante, 6 di bastoni come energia è un po' l'arcano minore del Papa. E io sento che qui c'è la necessità di essere riconosciuti da parte di qualcuno. Vi dico, avendo un re di coppe potrebbe anche essere un padre o una guida, un mentore, ipotesi. Però è come se ci fosse la volontà di essere visti, di essere appunto riconosciuti. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Asso di coppe e 10 di spade, anche qui avete un 10, asso e 10. Sento che in qualche modo c'è, o ci sarebbe, la volontà di lasciare andare questo cuore, di aprire questa, di aprirsi a questa nuova emozione, ma è come se ci fosse anche difficoltà a lasciarsi indietro qualche cosa del passato, c'è ancora qualche sofferenza che gira qui. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Allora abbiamo un re di pentacoli, e un cavaliere di coppe. Io sento che, ragazzi, se questo re di coppe fosse il vostro partner, ipotesi, ma anche se fosse un padre
o il mentore di cui parlavamo prima. È come se avessi bisogno di un qualche azione di tipo concreta da parte dell'altro per sentirvi riconosciuti. O potrebbe essere una dichiarazione, potrebbe essere un qualche cosa che vi dice, che dà come il punto zero, il punto di inizio della relazione, un po' come questa sensazione. Ci sarebbe la volontà, ma manca la concretezza. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. La stella nuovamente è un 7 di coppe. Io qui ho l'idea che questo 5 di pentacoli sia proprio vostro, nel senso che soprattutto in questa carta me lo fa venire in mente perché la fanciulla è tutta rannicchiata, è tutta chiusa ed è un po' quello che sentivo qui, no? È come il, ok, non c'è futuro per il mio obiettivo, non c'è speranza per il mio obiettivo. Qui ce l'avete a inizio lettura, è come se non ci fossero degli obiettivi chiari, certi, o in relazione a questo re di coppe o in relazione al momento di vita che state vivendo. C'è questo asso di coppe doppio, tra l'altro. Ripeto, sento che c'è le possibilità potrebbero anche esserci, soprattutto se questo re di coppe dovesse essere una nuova conoscenza. Sento che potrebbe essere per qualcuno un maestro di qualche corso, di tipo spirituale, quindi magari un corso di yoga, piuttosto che cose per lo stile. Però è come se appunto mancasse l'obiettivo, ok? Dove andiamo insieme? È quello che qui è come se mancasse una comunicazione che vi facesse, diciamo, complici. Ok, partiamo insieme per dire, no? Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 2, 4, 4 di bastoni e 4 di pentacoli. Voglio vedere anche il 3 di spade. Imperatrice. Sole e 9 di spade. Allora, qui nella quarta settimana di aprile, ragazzi, ho l'idea con questo 4 di bastoni e questo 4 di pentacoli che ci sarà come un certo tipo di sviluppo, mettiamola così, per quello che riguarda la vostra idea di continuità, di stabilità, perché qui è come se ci fosse una sorta di attaccamento a un qualche quotidianità. Per esempio, se questo re di coppe dovesse essere quell'insegnante di yoga, ok, e siete abituati a fare yoga 2 volte alla settimana, c'è questa sorta di continuità che probabilmente vi fa star bene, ma a cui siete un po' troppo attaccati. È come se doveste abbassare l'asticella in questa seconda parte della lettura. Ragazzi, per qualcuno ho anche la sensazione che faccia riferimento a una situazione genitori-figli. Potenzialmente potrebbe essere un padre, perché abbiamo il Papa e 2 re. Andiamo a vedere anche il 4 di spade. Due di coppe. Cinque di coppe e 7 di pentacoli.
Voglio una carta anche per il 7 di spade. Ragazzi, io qui ho come la sensazione... infatti sì. Ho come la sensazione... allora, potrebbe esserci qualche... prendete sempre tutto quello che dico con le pinze, ovviamente sono letture energetiche, però ho come la sensazione che potrebbero tradire la vostra fiducia. Ed è per quello che qui abbasserete poi l'asticella. Io non lo so se è una questione familiare, se è una questione di relazione di coppia. Sta di fatto che con questo 3 di spade c'è un qualche tipo di sofferenza verso la fine di aprile. Molto potrebbe essere dato dal vostro modo di essere aggrappati al passato, infatti qui vediamo anche il 4 di pentacoli che mi parla di attaccamento, e con questo 10 di bastoni per qualcuno potrebbero essere responsabilità. Però diciamo che alla fine della lettura abbiamo questo 4 di spade, che è una carta che potenzialmente potrebbe parlare di guarigione, spiegata anche da questo 2 di coppe, quindi è un po' come il dire cercate un punto di incontro o di incontrarvi, perché comunque il 5 di coppe è una carta di perdita, ma è anche una carta che vi dice che non tutte le coppe sono perse, due sono ancora in piedi, quindi c'è ancora da lavorare, si può ancora far qualcosa, c'è ancora una speranza. Però qui con queste carte io ho proprio la sensazione, ragazzi, che vi dicono che bisogna tirare giù la maschera. Bisogna essere sinceri, perché c'è qualche cosa qua che non si vede e siccome il 7 di spade fa riferimento anche alle bugie, io ho come l'idea che questo carro, infatti, potrebbe anche far riferimento a una sorta, come, come se vi dicessero, lasciate un attimino che il tempo faccia il suo corso e diventate osservatori. Avete due fanti, fanti di coppe e fanti di spade, sono due persone molto ideologiche, ma nessuna delle due è concreta. Quindi alla fine parlano, hanno tante belle idee, si fanno trasportare dalle emozioni, promettono tante cose, però poi alla fine a livello pratico non concludono. Quindi secondo me è per quello che vi dicono lasciate passare un po' di tempo che poi alla fine le maschere verranno giù per la serie. Vi accorgerete di quello che non funziona in questa relazione o in questa situazione. Vi dico, può essere che qualcuno tenti di riparare a questo 3 di spade, anche se ho più la sensazione che non sia tanto qualche cosa che vi fanno gli altri, ma più il vostro modo di captare certe cose, per il tipo di aspettative che avete o non avete. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Secondo le regole, carta numero 11. Ragazzi, questa carta vi dice che è un po'... diciamo, ci sono delle regole universali da seguire, delle regole anche un po' per il buon senso, in questo caso specifico degli elefanti, ehm, diciamo contro le quali non si può andare o contro le quali non è saggio andare. Nel caso specifico degli elefanti, in questo caso gli elefanti hanno l'abitudine, quando si spostano in branco, di mettere davanti i soggetti più anziani e più lenti, in modo che tutti seguano il passo dei più lenti e il branco resti unito. Se per esempio i soggetti più anziani venissero messi dietro, tenderebbero a restare indietro perché non riescono a seguire il passo dei più giovani e sarebbero comunque facile preda, insomma, per la savana, per i predatori. Ecco. E quindi è come se ci sono delle regole nel mondo, un senso c'è, no? Io la prendo anche un po' così. È una carta numero 11, comunque è una carta con un numero maestro, quindi cercatela su YouTube se vi interessa approfondire il tema. Allora andiamo a vedere un pochettino un koan. Ok, il saggio non si affanna per arrivare, ma che bella. E anche qui avete una carta che vi parla di pazienza, un 7 di pentacoli, ragazzi.
Quindi prendetevi il tempo che vi serve, cercate più che altro di staccarvi da un modo di pensare o di illudervi, mi viene da dire, perché avete comunque anche un 7 di coppe. Puntate l'obiettivo, sì, va bene, ma non puntate obiettivi troppo alti, perché poi c'è come questa paura di iniziare per fallire, per non riuscire, per non essere in grado e via dicendo, poco a poco. E un po' in tutto anche così, eh. Vedete che comunque a fine mese troverete un accordo, che sia con l'altro, che sia un accordo anche con voi stessi, arriva, è come un accordo di un patteggiamento, non è un patteggiamento, prendiamo tempo, perché abbiamo anche un set di pentacoli, e vi dico che secondo me nel corso poi dei giorni successivi capirete che cosa non vedete. Mm. Va bene amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!